Guardate questo particolare, invece del lumino c'è dentro Gesù bambino. Oggi voglio portarvi a far vedere quella che secondo me è una tomba che ha avuto una storia infelice. Questa tomba è situata nella parte ovviamente vecchia di questo piccolo cimitero. La tomba è quella di una famiglia nobiliare della zona, che però ha avuto un tristissimo epilogo. Allora, dovrebbe essere da questa parte. Adesso mi giro di qui e salgo un po' questi gradini. Ok, qua vedo anche un paio di tombe di due parroci del paese. Sono comunque due parroci che hanno vissuto qua. Questo è addirittura morto nel 1882, quindi immaginate un attimino da quanto tempo esiste questo cimitero di paese. Infatti si vede che era un prete, dove c'è appunto il libro e il suo cappello. Guardate questo particolare, invece del lumino c'è dentro Gesù bambino. Praticamente le hanno messe molto probabilmente per Natale e non le hanno mai tolte. Questa invece è un'altra tomba molto grande, dove sicuramente la famiglia che l'ha realizzata ha voluto riunire tutti i cari. È un'idea molto bella. Sono sepolte veramente tantissime persone. Allora adesso provo ad andare a cercare la tomba, che però mi sembra già di vedere che è appunto quella là in fondo. Allora, qualche passo ancora e ci sono. Questa, ok, adesso giriamo un attimino. Vabbè, lì stanno lavorando al sistema delle luci. Ok, eccola qui. È proprio questa è la famiglia nobiliare di cui parlavo prima, ed è la tomba Confalonieri e Antonutti, scusate. La particolarità è che, vabbè, oltre ad essere appunto abbandonata, ma comunque ha conservato ancora il suo immenso splendore, questa, a quanto ho potuto capire, a quanto ho potuto trovare, è una tomba che era stata messa insieme ad altre al bando, quindi doveva essere teoricamente tirata via, ma poi il comune ha deciso appunto di tenerla in memoria, come memoria storica. La particolarità è che appunto sia Angelo Confalonieri che Giovannina Antonutti sono morti nel 1902. Però questo potrebbe non essere strano. La cosa più strana invece è che lui è morto il 24 di maggio e lei il 21 di maggio. Quindi non so se si riesce a vedere, ma vediamo un attimino. Forse si riesce un attimino a vedere. Quindi anche lui dovrebbe vedersi, quindi 1902, e anche lei 1902, però il 2 si legge molto molto poco.
Ecco, un'altra cosa che si può appunto vedere o comunque capire è che, secondo, da quello che si può capire da questo imponente monumento, è che teoricamente questa dovrebbe essere appunto la signora Antonutti, e lì sopra si vedono anche numerosi bambini, quindi sembra quasi che lei in un certo senso sia sdraiata e vada poi a riabbracciare quella che potrebbe essere i propri figli che sono morti molto probabilmente prima della loro prematura scomparsa. Non c'è una data di nascita e non c'è tantomeno una foto, ci sono solamente due volti, messi appunto, sembra, sulla raffigurazione di una tomba a cui lei è appoggiata. Anche qua il cancello è sicuramente in ferro battuto, quindi una roba molto costosa per l'epoca. Questa è una delle lapidi più grandi di questo cimitero, che comunque si riesce a vedere anche da una certa distanza, però ci sono pochi segnali di recenti visite. Lì ci sono dei fiori bianchi in plastica, e qua un piccolo alberello. Sicuramente avrà avuto delle visite, ma non proprio recentissime. Di che cosa siano morti non si sa, potrebbe essere, come capitava spesso per l'epoca, una malattia. Qui teoricamente dovrebbe essere sepolto lui, e qua, in questo spazio qua, dove si vedono ancora le giunture, deve essere sepolta lei. Qui ci sono dei gradini per salire, e qua appunto c'è il cancelletto chiuso con un filo di ferro arrugginito, quindi da tanto che nessuno ci sale più, e a sigillare una croce ed un intreccio, come per dire protezione infinita. Anche lì sembra tutto un intreccio. È un bene che il comune l'abbia tenuto a memoria appunto di questa famiglia. Adesso ritorniamo indietro. Qua ci sono delle croci, ma le cappelle, diciamo le chiesette, sono al piano di sotto. Questa è un po' la parte un po' più vecchia di questo cimitero. Adesso provo a scendere giù. Infatti questa una volta doveva essere tutta una via centrale. Qua si vedono ancora un po' di tombe un po' più vecchie. Questa è, diciamo, la cappella che contiene appunto l'ossario. Qua c'è una raffigurazione
di una croce a protezione. Infatti qua i morti 1913. Qua su un Pax, ma non si legge, non c'è più il nome.